Buongiorno a tutti e bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo di come mettere lei nella condizione di un orgasmo. Quindi il video è fondamentalmente indirizzato agli uomini, ma questo non toglie che anche le donne lo possano e lo vogliono guardare, proprio perché magari in questo modo capirete che è normale se non riuscite a raggiungere l'orgasmo. No. In questo video non si parla di come raggiungere l'orgasmo per la donna e quindi suggerimenti per l'uomo in orizzontale, perché sarebbe troppo facile, troppo facile. Oggi parliamo di come mettere la donna, la tua compagna, nella condizione di raggiungere l'orgasmo, ma il primo step è quello di riuscire a mettere la donna di raggiungere l'orgasmo in verticale. Non si tratta in questo caso di posizioni super fantascientifiche, ma la frase orgasmo in verticale significa che la donna, la tua donna, la donna che stai frequentando, con la quale puoi stare da moltissimo tempo o con la quale stai iniziando un rapporto da zero, ha bisogno di raggiungere l'orgasmo nella vita quotidiana. Quello in orizzontale arriva dopo e ci tengo sempre a sottolineare l'importanza che non esiste la regola per cui per forza una donna debba raggiungere l'orgasmo. Ci tengo ancora doppiamente a precisare che se la donna non lo raggiunge non è frigida, quindi tornate sul canale YouTube di Nob, Not Only Barcellona, Not Only Bag, Not Only Bullshit, anche dall'omonimo blog che potete ovviamente visitare. In questo canale si parla di flusso tantrico, numerologia e tanatologia. E non poteva iniziare se non con il primo punto, avere cura. Avere cura della propria compagna, della propria moglie, della propria fidanzata significa avere non un occhio di riguardo per lei, avere cura esattamente come abbiamo cura di noi stessi. Degli esempi molto semplici, molto basici sono per esempio quello di portare un fiore prima di arrivare a casa, se si vive insieme oppure se ci si frequenta, cogliere un fiore che si è trovato o nel giardino del vicino o nel proprio giardino o nella strada che si fa normalmente. Non deve per forza essere una rosa o un fiore comprato in un negozio standard. Volendo si può portare anche un frutto, ma visto quello che è successo con i frutti ultimamente anche no, ed è un gesto di un avere cura veramente immenso. Avere cura può essere anche l'esempio, il caso di sempre se si convive, se si vive insieme, tutte le volte che si torna a casa o che si esce di casa, quello di baciarsi. Sembrerà una piccolezza, ma in realtà sono pochissime le coppie che lo fanno. Diventa una sorta di rito. Avere cura, e qui ci metto la mia esperienza personale e spero che possa, uomini, illuminarvi e vi possa far arrivare questa tradizione anche nelle vostre relazioni. La relazione nella storia con l'uomo arabo, momenti in cui si faceva la doccia, ma non con un intento sessuale o non ci si toccava con un intento sessuale. L'avere cura, e questo era, ecco perché lo dico, l'uomo nei miei confronti, quello di lavarmi, pulirmi, che per me è stata la prima volta una cosa veramente strana, tant'è che pensavo ci fosse una telecamera, come dico sempre, la telecamera non c'era, ed è stato per me, col senno di poi, come tornare bambina quando i nostri genitori avevano cura di noi. Questo rito ovviamente è stato ricambiato dalla sottoscritta. Questo avere cura, questo della pulizia nella doccia, si instaura un rapporto veramente veramente profondo, si torna alla purezza. Quindi se non l'avete mai fatto, uomini, vi invito a farlo affinché possiate mandare sempre di più le donne nella direzione, le vostre donne, di raggiungere l'orgasmo anche in verticale. Uomini, tirate fuori la vostra energia. Che cosa si intende? Che cosa intendo con questa espressione? Intendo che nel momento storico in cui siamo, e non smetterò mai di ripeterlo fino a quando avrò voce, non mi abbandonare,
è necessario che usciate allo scoperto, quindi energia non intendo essere dinamici o non intendo il bagno è di là alla Romagnola, bagnino, no, energia nel senso tirate fuori, fate vedere veramente chi siete. Non è più il tempo delle maschere, non è più il tempo del ah, ma se mi sbilancio e quindi perché anche l'uomo soffre. Tagliamo questo mito a favore degli uomini, che gli uomini non soffrono, soffrono e sono degli iceberg. Nine, no. Tirate fuori la vostra energia nel senso di fate vedere chi siete, tirate fuori il vostro io che non è l'ego, perché non è più il momento di faccio vedere, non faccio vedere. I tempi si sono enormemente accelerati, è tutto più veloce, quindi anche scoprirsi diventa più veloce. Fate vedere chi siete e l'obiezione può essere vabbè, ma io non lo so chi sono. Ecco, allora se non lo sai chi sei, forse è il caso che tu cominci a chiedertelo chi sei e iniziare. Se non ti piaci o se vedi che c'è qualcosa che non torna nella tua storia, tirare fuori questa energia, perché è il momento questo in cui si pulisce, il momento in cui sono le energie pure che circolano, le altre rimangono stagnanti e sono destinate in un modo o nell'altro, e non sappiamo come, a spegnersi. Tirate fuori la vostra energia nel senso di comunicate con la vostra anima. Voi direte, ma questa è fuori. No, assolutamente, mai stata così centrata. Ricordatevi quello che vi piaceva, chi eravate in realtà, senza cadere nei soliti meccanismi, perché nell'infanzia ho avuto questo trauma e quando ho avuto 18 anni ho avuto questo trauma. Non è più il tempo di guardare ai traumi passati che condizionano il presente. Questo poteva andare bene 5 anni fa, anche solo 4 anni fa. Non è più il momento di guardare i lati ombra. Avete tantissime energie, risorse, siete uomini bellissimi con un sacco di energia, collegatevi alla vostra anima, fate vedere chi siete e di solito vedere chi si è traspare nel viso, dove siamo assolutamente diretti tutti, traspare in 2 punti che sono la luce che avete negli occhi e il tipo di sorriso che avete. Quindi provate a guardarvi allo specchio e fare questi esercizi. Non è più il momento di guardare ai lati ombra, siamo nella luce più totale, attingete alla vostra luce. L'ultimo punto, il punto numero 3, è quello dell'empatia e anche qui è sempre stato obiettato, altro luogo comune, che gli uomini non sono empatici, che gli uomini non capiscono le donne. Ora, è vero che DNA maschile e DNA femminile sono giustamente diversi, ma non è vero che l'uomo non è empatico. E anche qui sono stati anni, decenni di mazzate nella direzione dell'uomo che non è empatico, che non capisce quello che dice la donna, quando in realtà l'uomo è molto empatico. E essere empatico non vuol dire che se la tua donna ti parla 48 ore su 48 la devi ascoltare, anche no. Vuol dire sentire la compagna importante esattamente come te, sentire quello che ha da dire, sentire il feeling che ha la persona. Porca miseria, lui Adamo di Eva era empatico, talmente empatico che ad Eva gli ha detto non prendere quella mela. Eva l'ha presa. Quindi non è vero che l'uomo non è empatico. Cercate di ascoltare la donna che avete vicino, perché in questa empatia vi incontrate e non deve per forza essere solo parlare, ma spesso il grado più alto dell'empatia nelle coppie è quello, ancora una volta torniamo qui, di capirsi semplicemente guardandosi. Quindi, facendo un riassunto di questi 3 punti, abbiamo A. Avere cura, B. Tirate fuori la vostra energia, C. L'empatia. È solo in questo circolo virtuoso che poi la donna riuscirà a sentirsi accolta
riuscirà a sentirsi accettata, riuscirà a sentirsi parte di te, diversa ma parte di te. E a quel punto l'orgasmo in orizzontale sarà veramente, veramente facile. L'uomo che tu magari che stai guardando questo video, la prima domanda che ti stai facendo è: ma io mi vado bene così? Quindi la mia risposta è: ottimo, allora perché hai guardato il video? E ti ringrazio ugualmente. E la seconda mia risposta è: tutto quello che ti ho elencato, avere cura, la tua energia, l'empatia, ti piacerebbe riceverla oppure no? Facciamo il cambio, lo switch. Io credo proprio di sì, quindi perché non dovrebbe fare piacere alla donna di riceverla? Un'ulteriore obiezione potrebbe essere: mi dici ma io mi vado bene così, e ti vai bene così e tutto quello che ti ho detto lo fai già, sei un grande. Se ti vai bene così e quello che ti ho detto ti risuona strano e non l'hai mai fatto, la mia risposta è: ma sei sicuro che alla tua ragazza va bene? E se anche a questa domanda rispondi sì, io non ne sarei tanto sicuro, perché la donna, questi 3 punti, per la donna questi 3 punti, avere cura, energia e empatia, sono fondamentali in generale per la vita, perché la donna crea la vita e senza questi 3 punti non riesce a pulsare come la vita. E quindi, siccome l'orgasmo è un pulso di vita, sarà difficile. Quindi alla fine di tutto questo video spero di essere stata utile, spero di averti fatto scoprire, sia uomo, degli spunti interessanti, e a donna magari anche degli spunti interessanti. Sono sicura che il punto, quello della doccia, alla donna italiana la colpirà positivamente, e sono quasi sicura che a qualsiasi donna un gesto, un avere cura del genere è qualcosa che la fa pulsare a vita. Ovviamente, se volete, potete scrivere dei commenti, scrivetele sti commenti, perché le vedo le visualizzazioni dei video, scriveteli, se no mi sembra di parlare da sola. E potete mettere like, vi potete iscrivere al canale. Noi ci vediamo alla prochaine. Buon letto a tutti. Ciao, alla prossima, grazie.